Oggi vi faccio vedere come preparare tsukune, polpette di pollo con salsa teriyaki. Gli ingredienti sono il pollo macinato, lo zenzero, la cipolla, i cipollotti, l'uovo biologico fresco da poter mangiarlo crudo, il sake, la salsa di soia, l'olio di semi, la fecola di patate, lo zucchero e shichimi togarashi che sono 7 spezie giapponesi. Questa è una ricetta da 2 porzioni. Abbiamo 300 g di pollo macinato. Ultimamente riesco a trovare una confezione di pollo macinato in un supermercato. Chi non lo trova, chiedete di macinarlo in una macelleria o la parte petto o la parte coscia, come preferite voi. Lo mettiamo nella ciotola. Mettiamo un cucchiaino di salsa di soia e un cucchiaino di sake nella ciotola e anche un cucchiaino di zenzero grattugiato. Prepariamo già le cose che metteremo prossimamente perché nostra mano sarà occupata. Prepariamo 1 o 2 cucchiai di fecola di patate. Io avevo idea di mettere solo un cucchiaio, ma ho aggiunto un altro dopo perché l'impasto era troppo morbido per poter fare delle palline con le mani. Abbiamo un uovo biologico fresco da poterlo mangiare crudo che vende in una macelleria. Lo dividiamo con l'albume e il tuorlo. E il tuorlo diventerà parte della salsa quando le mangeremo. E poi prepariamo 40 g di cipolla tritata fine, 10 g di cipollotti verdi tritati e un cucchiaio circa di cipollotti verdi tritati che usiamo alla fine. Lo mescoliamo bene con la mano come impastarlo. Il nome di questo piatto, che si chiama tsukune, viene da una parola tsukuneru, che vuol dire impastare e fare delle palline con la mano. Quindi non lo mescoliamo con la spatola, ma con la mano. Dopo un po' cominciate a mescolare in questo modo che potete vedere. Quando diventa appiccicoso aggiungiamo l'albume. Chi non vuole assaggiare il tuorlo crudo alla fine, preparate un uovo sbattuto e aggiungerete la metà quantità in questo momento. Dopo che è stato mescolato bene, aggiungiamo 40 g di cipolla tritata e 10 g di cipollotti verdi tritati, oppure 50 g di cipolla tritata senza i cipollotti. Io avevo idea di mettere i cipollotti verdi tritati perché quando sono pronte è carina che si vedono i pezzettini di colore verde nelle polpette, invece completamente ho dimenticato. Ora aggiungiamo un cucchiaio di fecola di patate. Lo mescoliamo e vediamo quanto morbido sarà e se ci sembra impossibile da creare delle palline, aggiungiamo un altro cucchiaio di fecola di patate. Io ho aggiunto un altro. Bagniamo la superficie del piatto con un po' di olio di semi. Lo mettiamo sul piatto e lo stendiamo con la spatola. Prepariamo la salsa. Nella ciotola mettiamo 45 g di sake, va bene anche vino bianco, 30 g di salsa di soia e 8 g di zucchero di canna, va bene anche zucchero bianco, e 30 g di acqua. La mescoliamo bene e mettiamo da parte. Per creare le polpettine lo dividiamo ai 10 o ai 12. Prepariamo una padella antiaderente che ha il diametro di circa 30 cm e mettiamo un cucchiaio di olio di semi sulla padella e lo mettiamo un po' anche nella ciotolina. Bagniamo le mani con un po' di olio e l'olio che c'è nella padella distribuiamo su tutte le superfici con le dita e prendiamo una certa quantità di questo impasto della carne di pollo e creiamo una pallina e la appoggiamo sulla padella. Così prepariamo tutte le polpette.
Accendiamo il fuoco al massimo e poi appena sarà scaldata la padella abbassiamo al medio. Dopo circa 2 minuti le controlliamo. Se hanno questo colore che vedete, le giriamo tutte. Muoviamo la padella solo per poter distribuire l'olio. Le cuciniamo alto di circa 2 minuti, sempre con il fuoco al medio-basso. Quando diventano più o meno stesso colore dell'altra parte, le giriamo di nuovo. Muoviamo la padella di nuovo per distribuire l'olio. Abbassiamo il fuoco al minimo, mettiamo 2 cucchiai di sake e 2 cucchiai di acqua, mettiamo subito il coperchio. Agitiamo un po' la padella e cuciniamo circa per 1 o 2 minuti. Dipende quando sarà evaporato maggior parte del liquido, quindi ogni tanto apriamo il coperchio e controlliamo. Spegniamo il fuoco e le giriamo tutte le polpette. Aggiungiamo la salsa che abbiamo preparato prima. Riaccendiamo il fuoco al medio. Cuciniamo la salsa e appena comincia a restringerla abbassiamo al medio-basso o al basso. Girandole tutte le polpette cerchiamo di condirle uniformemente. Quando la salsa comincia a restringere, agitiamo la padella continuamente. Quando rimane poca quantità della salsa, spegniamo il fuoco. Mi raccomando, non pochissima quantità, ma poca quantità, anche di più, perché vedrete che anche dopo che il fuoco è spento, con il calore della padella, continuerà a restringerla e sarà peccato se rimane pochissima salsa quando le impiattiamo. Sul piatto grande ho già messo 2 foglie di insalata romana lavata e asciugata e una ciotolina con il tuorlo dell'uovo dentro. Se la forma del piatto era tondo o ovale, mi viene da impiattarle creando il cerchio e una ciotola con il tuorlo al centro, ma con questo piatto quadrato le metto su 2 file. Mettiamo la salsa sopra le polpette, mettiamo anche circa 1 cucchiaio di cipollotti verdi tritati e un po' di shichimi togarashi, che sono 7 spezie giapponesi. I nostri tsukune sono pronti. Ho preparato anche il riso con i funghi champignon e la zuppa di miso con la zucca e la cipolla per la cena. Vi faccio vedere come si mangia tsukune con tuorlo dell'uovo. Itadakimasu! Prendiamo tsukune e mettiamo un po' di liquido del tuorlo. E mangiandola vi assicuro che ci porterà al 7° cielo. È già buonissima, soffice e saporita, ma questo sapore di tuorlo cremoso è un tocco magico e lo fa diventare un piatto ancora di più eccezionale. È anche ottima con la birra fresca. Per scoprire la versione di tsukune in zuppa potete vedere la mia videoricetta che si chiama Chankonabe e attacco il link. Questo video termina qui. Se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Ci vediamo presto con la prossima videoricetta. Ciao a tutti!